Il progetto Life Carabus nasce dall'esigenza di definire dei modelli di gestione per la conservazione e la diffusione della specie target Carabus olympia nell'ambito di formazioni forestali, formazioni aperte e formazioni a cespuglio. Il contesto del progetto è la ZSC Alta Valsessera, un territorio molto esteso di circa 10.000 ettari, all'interno del quale le coperture forestali interessano circa 6.000 ettari e di queste la metà sono formazioni a faggeta. La ZSC è interessata da due grosse proprietà: la proprietà pubblica Regione Piemonte, questo è uno dei demani più grandi della regione, e la proprietà privata Oasi Zegna, entrambe partner di progetto. Le faggete attualmente presenti in questo contesto sono cedui invecchiati in evoluzione o fustaie transitorie derivanti da taglio di avviamento. Sono caratterizzate da essere formazioni estremamente omogenee da un punto di vista compositivo. Il faggio domina la composizione sia per questioni stazionali ma anche in seguito all'attività antropica passata che ha sicuramente favorito questa specie, soprattutto durante le due guerre mondiali, quando questa era una zona ad alta intensità di utilizzazione per la produzione di carbone per le industrie della pianura della Biellese. I monitoraggi pre-intervento effettuati nell'ambito del progetto ci hanno dimostrato che, pur essendo appunto situazioni estremamente omogenee, la specie target preferisce le condizioni portate dal ceduo invecchiato rispetto alle fustaie transitorie. Quindi da questo elemento siamo partiti per definire le possibili forme di gestione. Le fustaie transitorie si sono rilevate quindi estremamente omogenee e quindi povere degli elementi che sono favorevoli alla permanenza della specie target. I cedui invecchiati invece hanno una eterogeneità che ha favorito la sua presenza. Gli elementi dell'eterogeneità sono fondamentalmente una maggior ricchezza diametrica, una diversità strutturale sia in senso orizzontale che in senso verticale, che consente la presenza al suolo di elementi fondamentali per la specie, che sono la presenza di uno strato arbustivo ed uno strato erbaceo, nonché presenza di necromassa. Quindi il punto di partenza è stato: cerchiamo di capire come creare un modello che valorizzi e amplifichi la diversità strutturale riscontrata nei cedui invecchiati senza annullarla, e per le fustaie transitorie invece creare un modello che crei una discontinuità strutturale attualmente non presente. Nell'ottica di continuare una gestione attiva di questo territorio finalizzata da una parte alla conservazione della specie target e dall'altra alla produzione di assortimenti legnosi, abbiamo definito due modelli distinti per le fustaie transitorie e per i cedui invecchiati. Nelle fustaie transitorie si è operato principalmente con due modalità di intervento. Da una parte un approccio di selvicoltura d'albero, lavorando intorno alle piante candidate del popolamento, e dall'altra invece destrutturando il popolamento attraverso l'apertura di fessure. Con un intervento di selvicoltura d'albero l'eterogeneità è ottenuta fondamentalmente con tre elementi. Uno, il fatto che le piante candidate non siano mai uniformemente distribuite all'interno dell'area di intervento, poiché la qualità del fusto e della chioma è molto spesso legata alla fertilità stazionale. Due, il fatto di fare degli interventi intorno alla pianta candidata con dei diradamenti ad intensità variabile, che possono essere appunto una liberazione totale della chioma o una liberazione parziale della chioma, molto spesso verso monte, e quindi questo crea già eterogeneità. E il terzo elemento è il fatto di rilasciare piante del piano dominato con un ruolo di specie accessoria o educatrice rispetto alla candidata. Nelle fustaie transitorie l'altra modalità operativa alternativa alla selvicoltura d'albero è stata l'apertura di fessure, nel caso specifico utilizzando delle gru a cavo, lungo le quali
sono state aperte delle fessure con un disegno a lisca di pesce di dimensioni estremamente variabili, dai 300 ai 1200 metri quadrati. Questi elementi sono elementi che hanno creato una discontinuità strutturale e dalla quale si otterranno zone di rinnovazione future e quindi un nuovo elemento di diversificazione strutturale per il popolamento. Selvicoltura d'albero e apertura di fessure sono stati applicati nello stesso ambito di intervento ed hanno permesso di ottenere prelievi medi variabili dal 30 al 35% della provvigione presente. Nell'ambito dei cedui invecchiati, il modello ha cercato di valorizzare, conservare e amplificare la diversità strutturale che abbiamo trovato, e per fare questo l'intervento è stato guidato da più obiettivi. Sicuramente l'approccio della selvicoltura d'albero anche in questo caso, la valorizzazione delle specie sporadiche, l'individuazione di ceppaie considerate come unico individuo e trattate come unico individuo, la valorizzazione del piano dominato, anche in questo caso con un ruolo di piante educatrici rispetto alle candidate, l'individuazione di piante di medio elevato diametro da cercinare per la creazione di necromassa in bosco di diametro appunto medio elevato, perché si è dimostrato un elemento carente attualmente nei cedui invecchiati, il rilascio di tronchi a terra, preservare i corridoi ecologici già presenti, rappresentati tendenzialmente dai cespuglieti, e il rilascio di isole a invecchiamento indefinito, all'interno del quale nessun intervento è stato attuato. Tutti questi elementi all'interno dello stesso intervento selvicolturale hanno consentito di mantenere ed amplificare l'eterogeneità strutturale dei popolamenti. Anche per i cedui invecchiati il prelievo medio è stato del 30% sulla provvigione presente, ma l'aspetto interessante è stato il fatto che questo prelievo è avvenuto con intensità estremamente variabili all'interno dello stesso lotto boschivo. Prelievi del 10% sono stati alternati a zone nelle quali il prelievo è salito al 40-45%, proprio a dimostrazione di questa eterogeneità cercata sin dall'inizio. La ricerca di una struttura irregolare delle faggete è un elemento fondamentale, favorevole sia per quanto riguarda la diversità biologica dei popolamenti, quindi in termini di flora e di fauna in senso lato e quindi non strettamente solo legata a questa specie target, ma sicuramente un elemento di forza anche per la resistenza e la resilienza dei popolamenti forestali anche nell'ottica dei cambiamenti climatici. I modelli che abbiamo definito nell'ambito di questo progetto sono sicuramente modelli replicabili in altre realtà dell'Appennino e dell'arco alpino. Sicuramente elementi determinanti sono la presenza di un tecnico forestale nella progettazione del taglio e nell'assegno al taglio, la presenza di ditte forestali formate capaci di operare in questo tipo di intervento selvicolturale, soprattutto quando poi si opera con linee di gru a cavo come in questo caso, e la presenza di una viabilità forestale adeguata, dato che i tempi di ritorno in questa forma di gestione sono tempi di ritorno più brevi rispetto ad altri modelli di gestione. A queste tre condizioni, tecnico forestale, presenza di ditte forestali formate e adeguata viabilità forestale, riteniamo che i modelli proposti nell'ambito di questo progetto siano facilmente replicabili nell'ambito delle faggete sia alpine che appenniniche. I modelli gestionali definiti nel progetto sono diventati parte fondamentale e strutturante di due piani di gestione forestale redatta per le due proprietà, la proprietà pubblica e la proprietà privata Oasi Zegna, sempre nell'ambito del progetto stesso. Nella redazione del piano, obiettivo principale è stata la ricerca di un equilibrio tra l'economicità degli interventi e la conservazione della specie. Questo nell'ottica
di poter, attraverso una gestione attiva sostenibile anche da un punto di vista economico, poter perpetuare nel tempo gli interventi silvicolturali che si sono dimostrati favorevoli alla conservazione e alla diffusione della specie stessa nel lungo periodo. I piani forestali aziendali elaborati nell'ambito del progetto contengono quindi al loro interno non solo le informazioni classiche dei piani forestali in termini di prelievi e compartimentazione, ma anche le buone pratiche emerse nell'ambito del progetto finalizzate alla conservazione della specie target. Tant'è che questi piani forestali aziendali sono parte integrante del piano di gestione della ZSC dell'Alta Valsessera per la parte relativa alla gestione forestale. La redazione di piani forestali aziendali in un contesto come quello del Life Carabus è secondo noi un'esperienza replicabile in altre realtà, soprattutto per quanto riguarda le aree protette, perché la ricerca di un equilibrio tra le esigenze dei proprietari in termini economici e di produzione e le esigenze di conservazione della biodiversità sono ricercati fin dalla prima stesura del piano. Questo consente quindi di eliminare dei conflitti che possono emergere nel tempo nella gestione di un territorio complesso come quello delle aree protette.